All right, guys, and welcome on my channel. This is the second podcast that I'm doing. This is a Loud and Proud podcast with Phil, and today our guests are JP Cervoni from LA right now, and Pierangelo Mezzabarba right here from Farnese, the headquarters of Mezzabarba Custom Amplification, guys. So a little introduction that I'm gonna do right now. I'm gonna talk in Italian with the guys for the first half, and then we're gonna switch to English with JP in the last part, but you still have the subtitles right here, so feel free to click that on and go on. All right. Ciao Pier, ciao JP, come state ragazzi? Ciao bello, ciao, tutto bene da Los Angeles. Ciao Phil, ciao da Farnese. Farnese, grande, posto fantastico. Noi ci veniamo ogni tanto a farti delle piccole visite. Mi ricordo ancora quando avevo 21 anni, 21 anni che mi ci portò per la prima volta papà, lì da te. Era un sabato. La prima volta c'avevi 21 anni tu? Sì, era il 2012. Wow. E era di sabato, ti ricordi? E tu giustamente sabato era un tuo giorno off e ti ho rotto le palle anche quel giorno. Ho detto, guarda, io ero venuto a trovarti, sono un allievo di David Pieralisi, e tu fa sì, però oggi è il giorno mio off, però dai, sto arrivando. Però ci siamo conosciuti lì. No, ma in realtà io lavoro anche di sabato. Ah sì, ma certo. In realtà lavoro anche di sabato, quindi non c'era problema, insomma. Però mi ha fatto piacere conoscerti, nel senso che poi il tuo babbo, vabbè, il tuo babbo è un personaggio clamoroso, straordinario, quindi meraviglioso, direi. Assolutamente. Lo definirei meraviglioso. E invece con JP ci siamo conosciuti per la prima volta all'Amp Show del 2015, quando tu stavi facendo il tuo primo... Oh, pensavo al NAM Show, invece no, al Amp Show. Amp Show 2015. La scena bellissima, io entro dentro questa stanza e Pier gli fa, guarda, questo suona sulle navi, sta qui a Los Angeles, lui fa, ah, suona, a posto. Subito, capito, così, alla prova proprio. È il test d'ingresso. Esatto. Se sai suonare puoi rimanere, esatto. vero JP? Se no ritorna sulla nave zitto. Bellissimo. E quel giorno infatti venne anche Rafael Moreira e altri. Io sono potuto stare solo per pochi minuti, perché, cioè, un'oretta massimo, perché dovevo ritornare sulla nave. Al tempo stavo sulla Carnival Imagination, che adesso l'hanno venduta dopo la pandemic, quindi... Wow, l'hanno venduta. L'hanno venduta, perché era una delle navi più piccole e dice che giustamente queste navi delle classi più piccole avevano solo un guadagno del 3% del fatturato annuo della Carnival, quindi hanno preferito venderle. Che il 3% saranno stati milioni di dollari. Vabbè, certo. È chiaro. È chiaro. E quindi comunque quel giorno, cioè, diciamo, è stata la tua prima vera trasferta ufficiale, Pier, nel 2015. Quella è stata il primo approccio vero e proprio nel mercato degli Stati Uniti, nel senso che ero stato già nel 2013 al NAM come ospite della Reference, Reference Laboratory, che fa i cavi per chitarre e per altri strumenti, e lì avevo conosciuto JP, con cui ci eravamo sentiti tramite email, insomma, nei mesi precedenti. Lì l'ho conosciuto di persona e comunque c'ho avuto la possibilità, lo stand reference, di diciamo esporre i miei prodotti da allora, insomma, quindi una testata Masotti e un po' di altre cose. Quella volta è stata la prima volta che ho messo piede a Los Angeles e che ho visto il NAM. Sono tornato poi l'anno successivo, anche perché poi volevo approfondire l'amicizia con JP. Sono tornato insieme a Dario Pellegrini, che è il mio ingegnere meccanico e chitarrista, tra l'altro, bravissimo chitarrista, e lì diciamo che abbiamo attuato tutta una strategia, ovviamente ragionata, insomma, anche in seguito, però diciamo che il primo passo vero è stato quel 2014, quando convinsi JP poi a diciamo
disporre per la distribuzione, insomma, dei miei strumenti negli Stati Uniti, con base appunto a Los Angeles, in California. Overdrive Distribution. È nata la Overdrive Distribution, è nata a inizio 2015 o metà 2015 massimo, e a ottobre 2015 facemmo il primo AM show. Sì. Prima di andare al NAMM, certo, decidemmo di fare un paio di amp show, e quel primo amp show appunto sei venuto anche tu e hai conosciuto JP. sì. Però è stata un'esperienza magnifica, anche perché te l'ho detto, è anche la novità che porti sul mercato, quindi ci furono un sacco di chitarristi, vennero un sacco di ospiti, insomma, nella nostra stanza, ma da un momento all'altro, perché magari girò un po' voce, eccetera. Mi ricordo ancora il signore che organizzava l'amp show, venne là da noi, dopo aver ascoltato probabilmente tutti gli altri ampli che suonavano, insomma, in tutte le varie stanze, e venne là da noi e ci disse: "You have the best amp in the show". E questa soddisfazione. Lonnie Spector, che c'ha un sacco di esperienza, Lonnie. Quindi non era una cosa leggera che ha detto una cosa del genere. Certo. Yeah. E poi dopo, da lì, diciamo, il primo NAMM ufficiale quindi è stato nel 2017, giusto? C'è stato il primo approccio e abbiamo avuto... Abbiamo avuto fortuna, io sto al laboratorio, ovviamente, insomma, qui c'è il via vai. Abbiamo avuto, insomma, un bel po' di conoscenze, di connection, di contatti, fatti anche riconoscimenti, insomma, è stato proprio bello e fulminante, direi, folgorante, insomma, questo primo anno. Se ricordo bene, Pier, non abbiamo, siamo entrati nel giro della famosa Whisky a Go-Go Jam Night, dove loro avevano un altro tipo di ampli, non dico che erano, però una volta che hanno sentito i Mezzabarba hanno detto: li abbiamo sponsorizzati, e da lì ancora oggi hanno una linea di Mezzabarba e dei Marshall, chiaramente. Marshall su Marshall, certo. il papà del tutto, e però loro hanno deciso al tempo di avere Mezzabarba sul palco. Amps and cabinets. Certo. Bello, bello. Poi tra l'altro a quel primo NAMM ricevemmo anche il riconoscimento per la M0 come Best of NAMM, quindi il miglior amplificatore del NAMM, che insomma non è cosa di tutti i Parliamo giorni. sempre del 2000, perché mi sono perso. 2017, che era presente anche il sottoscritto, naturalmente. Eri presente anche te. E lì ero presente anch'io, poi dopo mi sono leggermente dileguato in futuro perché sono dovuto ritornare sulle navi, ma quell'anno c'eravamo io, Lorenzo, Cantarini. Sì, avete fatto anche degli show insieme. Abbiamo suonato sul palco della Gibson con JP pure. Adesso ecco la foto, la nostra, cappelli che volavano, ma anche reggiseni in mutande sul palco. Fiato alle trombe. Con Dario Pellegrini al basso. Dario Pellegrini al basso, lo stavo per dire, ma dopo mi sono fatto prendere da altro, però ecco. Grande. No, è stato un bellissimo NAMM, quel primo NAMM, nel senso, sicuramente per la squadra, anche se poi sono stato sempre fortunato da quel punto di vista. È andato sempre alla grande poi negli anni successivi. Sì, ma quel primo NAMM me lo ricordo con particolare dolcezza, non solo perché era il primo NAMM, ma proprio perché ci sono state delle vibrazioni particolari, insomma. E poi il 2017 in generale è stato un anno, insomma, anche se ovviamente duro dal punto di vista economico, perché abbiamo spinto tanto, eccetera, però comunque è stato tanto ricco di soddisfazioni, con Satriani che si è preso una M0 Overdrive, che ci ha registrato l'album, Steve Vai, e anche Doug Rappaport. Doug Rappaport, che è stato per un paio di anni, con noi, Doug. Yeah. Sì. No, George Lynch l'anno successivo, 2018. L'anno successivo, sì. Però insomma... Mark Tremonti, quindi è stato proprio pieno di soddisfazioni, veramente. Quello è stato bellissimo. C'era naturalmente come artisti tuoi principali, quell'anno c'era Giacomo Castellano e William Stravato. Anche loro, certo, anche loro in prima linea, e poi io e Lorenzo Cantarini dietro. Vero.
E infatti lui aveva anche questa connection con Gibson e ancora sono grato per questa opportunità che ci aveva dato, insomma. Bellissima una cosa, voglio dire, tu arrivi, io in quel periodo stavo a Las Vegas, quindi feci Las Vegas, Terni, naturalmente, Los Angeles. Poi tu non sei più venuto al NAMM, non No, sbaglio? non sono più venuto perché poi dopo mi sono sempre combinato che tutti gli anni stavo sulle navi in quel periodo. Quindi già partendo dal 2018, 19 e anche 20 stavo sempre sulle navi. E di conseguenza sono mancato. Sarei venuto nel 2021 perché avevo fatto tutto il programma e già avevo tutti i contratti organizzati in modo che magari se uno avesse voluto ci sarebbe potuto andare. Ma Però, cancelliamo tutto, però ricominciamo dal via. 2022, dai. Però c'è stata anche una piccola parentesi di questo 2020 che, ecco, stando a casa e adesso avendoci anche un mio spazio, no? Riesco a fare delle collaborazioni che del tutto inaspettate, come quella con Bruce Kulick dei Kiss, e quindi anche sviluppare l'apertura di questo canale, comunque sponsorizzato anche da lui, no? Alla fine, nel male comunque vengono fuori nuove cose, nuove opportunità, no? Che poi dopo quando si ritorna al lavoro per davvero, no? Puoi avere una nuova fetta di fans e tutti. Anche perché in tutti quei video io uso solo la skill che è qui dietro a me, naturalmente. Credo che tu l'abbia utilizzato proprio bene questo periodo, nel senso che hai fatto una buona promozione di te stesso, cosa che è impossibile quando stai in giro per lavoro, No, no? certo. Io guarda, in realtà te l'ho detto, io ripartirei direttamente dal 2022, Phil. Ecco. Nel senso che La Formula 1. infatti, tanto la Ferrari quest'anno e immagino anche il prossimo anno andrà male. Tu sei grande appassionato, la gente è bene che lo sappia, insomma, là dietro si vedono dei caschi, dei piloti, vedi la Formula 1, insomma, la Ferrari Schumacher. Quindi diciamo che siamo un po' disperati noi ferraristi in questo periodo. Noi italiani, soprattutto anche nello sport che ci riflette. Ma non gli altri sport, proprio la Formula 1. Sì, noi quella soprattutto. Yeah. Quindi ritornando a noi, dicevamo comunque sì, è stato un periodo un pochino buio dal punto di vista lavorativo, però ecco, si sono potute sviluppare altre cose, cosa che per dire sulla nave, lì c'è anche il segreto industriale e tu non è che puoi filmare tutto come se stessi per dire in tour, no? Quindi per questo io negli ultimi anni non ho potuto fare più niente, né video o cose del genere. Diciamo che è stato un periodo che sicuramente ha dato nuove opportunità a parecchie persone, ovviamente togliendo molto altro, e ci metto anche noi in mezzo, sia te, JP anche che è uno che suona live, ci metto anche a me paradossalmente, ma nel senso che da una parte ho una piccola, banalissima carriera, insomma, da musicista con cui mi diverto, insomma, ovviamente a girare e a suonare con la mia band, anzi con le mie band, perché comunque sono due. Però chiaramente, insomma, quello che, diciamo che il settore che ha sofferto in assoluto di più è proprio stato quello della musica, dello spettacolo in generale. E molto probabilmente perché all'inizio si pensava alla ristorazione, eccetera, e sicuramente poi non è finito questo calvario. Certo. E quindi stiamo a vedere. Però per ora il settore che in assoluta, diciamo, ha sofferto di più è stato quello della musica. Anche perché poi Da altre parti ha aperto nuove possibilità e chiaramente, insomma, c'è chi si è dato da fare, c'è chi è stato con le mani in mano. È per questo che ti facevo complimenti, insomma, per quello che avevi fatto, perché non è semplice trovare le energie interiori certo. per proporsi e autopromuoversi in un periodo difficile come questo. Diciamo che appena è partito il lockdown ho provato subito a fare qualcosa che proprio Brian May aveva lanciato, questa moda del Jam with Brian, no? E allora avevo provato a fare questa cosa, anche il video We Are The Champions con anche Lorenzo e tutti
i musicisti cantanti anche più bravi che conosco e non, perché dopo sono stati anche invitati da altri a fare quel video e quello è stato molto divertente. Poi dopo da lì ho iniziato un pochino a provare a scrivere a quello, a scrivere a questo, e devo dire, infatti sono stato molto sorpreso da Bruce, che si è rivelato una persona carinissima, ma lui ormai proprio mi scrive, capito, così come se fossi uno normale, un amico suo. Infatti l'ultima volta proprio ha scritto, dopo che per colpa tua, mi ha scritto, dopo che tu hai iniziato a fare questi video, adesso tutti vogliono che condivido i video loro. L'ha messo nei guai. Sì. Però ho detto, vabbè dai, per il momento metto solo i tuoi. Allora ho detto, vabbè dai, allora rallento un attimo. E così ne feci 100. Tu, JP, l'hai mai conosciuto qualcuno di Kiss, così? In italiano? Sì, in italiano adesso. In italiano? Sì, l'ho conosciuti, è passato un sacco di tempo con Gene e con Paul, con tutti e due. Paul, al tempo io facevo parte di un... scusate l'italiano, ragazzi, ciao Italia. JP. Però ogni tanto se esce qualche parola alla rovescia, mi scuso. Ricordiamo, JP vive in America da oltre 40 anni? Sì, saranno 40 anni, madonna. Quindi. Tanto. Però sono sempre di Ceprano. Sempre di Ceprano. Broccoletti e salsicce, sì, certo. sempre. Come quella sera che facemmo quella serata fantastica. Qui McDonald's non va, questa è una cosa brutta. Non ci siamo. Pierangelo si è scordato di dire che lui, il primo Nam, era molto contento di qui perché ha scoperto Poquito Mas. anche. Giusto? No, c'è da dire che a Los Angeles o comunque in California in generale si mangia benissimo. Sì, si mangia bene qui, è vero. No, non so quanto faccia bene, perché tu dici che è healthy. Healthy, giusto healthy. Salutare, ma c'ho qualche dubbio ovviamente, però comunque si mangia benissimo, proprio bene. Dai, Astro Burger, dai, The Chicken Fajitas Astro Burger, dai. Ma infatti poi tutti gli italiani che vengono qui vogliono andare, non so perché, me lo dovete spiegare tutti e due. Perché tutti gli italiani vengono qui vogliono andare a In-N-Out Burger? In-N-Out? Che l'americano non ci va mai. Guarda, perché c'è proprio l'hamburger americano che non c'è in Italia, penso. Non so. Da poco hanno aperto anche il Burger King a Terni. No, non ci credo. Sì, con il drive-in abbiamo anche il McDonald's drive-in, questa pubblicità occulta fantastica, e tutti adesso vanno al Burger King, cosa che è la stessa cosa. Quindi... Wow. Allora, di Paul Stanley, vi dico, dei Kiss, allora, io facevo parte di un circolo, non so come si dice di un circolo dove eravamo una decina di amici, con una ragazza, la mia amica, che lei era la capo di questo giro, lei molto molto ricca, proprio super ricca, casa a Bel Air. Bel Air è ancora più riservato di Beverly Hills. Certo, beh, lo sappiamo bene perché in Italia avevamo proprio la serie TV Il Principe di Bel Air. E quindi... Ah sì, ok, quindi Bel Air, no? Quindi avevamo questo giro che io facevo parte con io e mia moglie al tempo, e parte di questo giro c'era anche Paul Stanley dei Kiss. Sì. Paul Stanley, sì, e che lui era molto amico di questa mia ragazza, diciamo, voleva vedere se si potevano mettere insieme al tempo, e la ragazza mia gli diceva sempre, l'amica mia gli diceva sempre, no Paul, non c'hai soldi abbastanza per me. E è vero, è vero. Magari all'epoca. È vero, è così. E niente, Paul è bello, molto riservato, molto intelligente, shy, non so come si dice in italiano, shy. Timido. Un po' timido, che e ricordo che tanta gente certe volte diceva, oh, ma Paul sembra che c'ha un atteggiamento qua là, ci ho cercato di parlare così là, e lui sembra molto distante, e pensavano che era una cosa negativa, no? Oh, Paul no, è tutto, c'ha l'ego grosso, come si chiama? Ego. Sì, ego. Invece non è vero, lui è un po' riservato e timido, e così.
capito? È un po' anche lui un Clark Kent che dal giorno Capito? alla E notte quindi cambia. molto bravo. E mi ricordo tante cose con Paul. Paul sa di tutto sulla musica. Tu gli dici una canzone, un gruppo, lui sa tutto. Le date, chi, come, quando, perché, sa tutto. Infatti adesso lui ha il suo gruppo che fanno canzoni di Motown, insomma. Sì, Quindi sì, per sì, sì, fare e lui quella conosce roba tutto. serve una grande cultura. Ma infatti quello che mi piace a me degli artisti americani, che comunque avendoli conosciuti più o meno di tutte le fasce, dai più tipo a livello mio, anche i più grandi, i famosi, sulla nave abbiamo conosciuto anche Joe Bonamassa, per dire, e adesso anche Bruce Kulick, no? Online, così, che comunque, come ha detto anche Pierre una volta su un'intervista, diceva che loro, quando tu stai lì e comunque ti poni più o meno a livello loro, loro ti trattano in quella maniera proprio perché da lì magari a un anno, un mese, 2 anni potresti veramente diventare ancora più grande di loro, quindi ti trattano sempre con massimo rispetto. E Guarda, questa è una cosa bellissima. importante, Phil. È una cosa importante a dire al musicista italiano. Esatto, proprio per questo volevo dire. Le prime volte che sono tornato dopo anni e anni e anni ho sentito questa differenza e non capivo. Non la capisco ancora al 100% per dire la verità, ma è molto negativa. Esatto. È un rimprovero al musicista italiano, cioè qui esattamente come hai detto te. Se tu incontri Paul Stanley e lui ti vede, lui sei uguale. Lui è molto consapevole che tu fra un anno puoi diventare più grosso di lui. Esatto. La porta è sempre aperta e rispetta il talento, perché io invece e se domandi qualche cosa a qualcuno, tipo Paul, lui ti risponde, ti dice, fa sempre le cose molto positive. In generale questo, non solo con Paul. Sì, sì, ma No, infatti ho 9 su dato 10, chiaramente con altri. Chiaro. c'è la persona stupida anche qui, ma 9 su 10 no, la mentalità è proprio così. Invece in Italia, mi ricordo le prime volte che sono tornato, musicisti molto chiusi, io cercavo di domandare, senti, ci possiamo organizzare, andiamo a suonare qualche cosa insieme, così colà. Ah, conosci quello che fa il pedale? Niente, nessuno ti voleva dare la loro connection, non so se era paura, non lo capisco, però molto chiuso, molto ristretto e le porte non si aprono così, Chiaro. cioè, capito? Uh, Ma io, diciamo, ho iniziato proprio da giovanissimo a venire in America, soprattutto perché, per questo motivo, soprattutto perché avendo un modo di fare un po' magari troppo, con molto estro, così, no? A tanti risultavo antipatico e quindi dicevano, cioè, che non... Per dire la mia presenza non era come la mia performance né vocale né chitarristica, perché comunque ancora ero più un ragazzino, mi mancava anche l'esperienza, lo studio e tutto, cosa che con gli anni speriamo è venuta, è migliorata. ancora Però, no, però continua. esatto, l'importante è migliorata, ho detto, non è venuta. È fortissimo, Phil. Sì, sì. No. Phil è il numero uno per me, a me mi piace. L'atteggiamento di Phil è perfetto. Io dicevo questo, cioè. È molto americano, per dirti la verità, che è positivo, sì. Ma ritorniamo sempre, come ha detto prima Pierre, cioè il discorso è comunque mio papà mi ha sempre influenzato con la musica di Elvis, così questo modo di fare molto da, come dicono in America, anche sulle navi, da cabaret, no? Cioè che da noi è inteso proprio come show comico, invece il cabaret, cioè, è inteso proprio come dialogo, musica, cioè un vero show a 360 gradi è il cabaret, no? Per dire, poi Solo nominare David Lee Roth, ecco, Diamond, David Lee Roth, giusto? eccoci. Eh? Questi sono Quindi un po', funziona. e quindi sì, sono un po' i miei miti con i quali sono cresciuto. Poi dopo ho avuto anche la fortuna di trovare vari maestri in Italia, tra i quali anche David Pieralisi, che è stato uno che mi ha sempre sostenuto sotto questo fatto, proprio perché lui è un amante dell'hard rock, dei Kiss. Quindi, Sì, poi lui crede nella musica, è uno ecco. di quelli che crede realmente nella musica. E poi, sai, Guarda, devo dire una cosa. Io le prime volte, quando ancora non avevo conosciuto Pierangelo, che sono tornato un paio di volte
lì e ho fatto un po' di show, ho suonato dei blues festival così, sempre preso la vibrazione più negativa che positiva. Chiaro. E quindi c'ho sempre avuto l'atteggiamento, dico, vabbè, fortunatamente la mia decisione da ragazzo che me ne sono voluto andare in America per tutte le ragioni giuste, ho fatto una buona decisione. Certo. Perché chiaramente, te ne vai, e lasci la tua patria, genitori, famiglia, amici, è una cosa grossa. È una cosa grande. Il passo che ho fatto io, specie al mio tempo, non era così, ragazzi, non è che ci stavano i computer, video, era difficile fare una telefonata al tempo, per farci capire, capito? Dicevi... Ma JP, spiegaci come facevi... No, aspetta Piero, volevo finire quello che dico. Prima c'avevo sempre l'atteggiamento abbastanza negativo, triste, una cosa che dico, Madonna, ma questi ancora stanno così lì. E invece no, ho cambiato un po' l'idea perché voglio, Madonna, la parola italiana non la so, voglio complimentare Pierangelo, perché una volta che ho conosciuto Pierangelo e anche Brunetti, Marco, ho conosciuto Marco prima e ho preso una botta positiva da Marco, ho detto, oh bravo Marco, e la moglie di Marco, un paio di persone ci avevo intorno abbastanza bravi. Poi ho conosciuto Piero e proprio tutta la squadra di Piero con i chitarristi che abbiamo nominato, Dalisi, Giampiero, tutti quanti. Tranne Phil. Piero. Tranne Phil. No, Phil ancora sta in gavetta. Esatto. Almeno per altri 30 anni tutti, dai. No, dai. E invece no, voglio dire che tutte le persone che ho incontrato, incluso Phil, nel giro di Pierangelo, nella famiglia di Pierangelo, molto positivi e molto più aperti, tutti di talento, e ho cambiato idea un po', ho visto che almeno quella generazione o almeno le persone che stanno intorno a mezza barba, è tutto lì, è tutto buono, positivo, bravi, di talento, eccetera, eccetera. Avevi incontrato le persone sbagliate prima, secondo me. No, ma sai Piero, forse perché vengo da un paesetto più piccolo, così, non lo so, una cosa molto... JP, io lo sai che ti volevo chiedere? Io poi sono cresciuto negli anni 80, no? Vengo dalla fine degli anni 70, cioè sono nato nel 75, per cui mi sono goduto tutte le feste del paese come te quando eri piccolo. E ai miei tempi, insomma, quando ero ragazzino io, si suonava ancora sul cassone del camion. Ti ricordi? Proprio con la band e tutto quanto. E ovviamente si spiavano i suoni dei vari chitarristi che passavano. Poi chissà che chitarristi potevano passare a Farnese, però insomma era una cosa fondamentale per me, rubare con gli occhi, capire cosa usavano, eccetera. C'è qualcosa in te che è cambiato grazie a questo tipo di esperienze che magari ti ha anche scosso, ti ha dato la scossa giusta per la vita? Oh, al 100%, te lo dico specificamente, è stato un cambio di vita. Io da bambino suonavo, cioè quando avevo diciamo 13 anni, 12, 13, 14, avevo un gruppo abbastanza famoso, però ero tastierista, suonavo la tastiera. E tu suoni anche il piano, quindi sei bravissimo. Sì, suonavo il piano e quindi suonavamo le cose locali, mi ricordo canzoni dei Camaleonti. Come no? Equipe 84, non so questi nomi. Hanno parlato nomi del tempo, no, un po' di canzoni così. E poi un sacco di roba anche Motown e di Sam and Dave, roba del genere, più di Motown, funky. Però io suonavo la tastiera. Ero ragazzo, dicevo, mi sa, forse 13 anni, mi ricordo che la mia cugina mi portò a una sala dove c'era un gruppo inglese che suonava rock inglese. Dicevo, va bene, andiamo a vedere questo gruppo rock inglese. E io mi sono ritrovato, è proprio cambiato, era proprio il momento che ho detto, ecco io chi sono, chi sarò nel resto della mia vita, perché di qualche maniera sono arrivato davanti al palco, c'era questo gruppo e c'era un chitarrista coi capelli lunghi,
con sta chitarra che io non so che cazzo era, ce l'aveva proprio sotto fino al ginocchio e era una Les Paul, io non lo sapevo. E dietro c'aveva questo amplificatore doppio con 2 casse così, che c'aveva un suono della Madonna. Era un Marshall Plexi, chiaramente, no? E poi ho capito, dopo anni e anni e anni ho scoperto chi era, pensa un po' te. Il gruppo si chiamava Camel, Sopwith Camel. E il chitarrista era... Madonna, vabbè, mo mi riviene. Peter Frampton! Peter Frampton, yes! Con il talk box. Yes. Wow. Peter Frampton. Quindi Peter Frampton, io ci stavo proprio davanti, cioè il palco, c'avevo le ginocchia al palco. E tu pensa un po' un doppio Marshall a 10 impallato con la Les Paul. Bellissimo. Impazzito. Cioè io stavo così. Che cazzo di suono è questo? Che madonna è questo? E niente, man. E da lì ho detto, ecco, questo è il segreto di tutti. Il plettro del destino. E ho lasciato suonare le tastiere e ho forzato i miei genitori a comprarmi quell'ampli. Ho detto, io voglio quello lì voglio, quello. E l'abbiamo comprato, mi sono comprato un doppio, 2 casse con la testata, un super lead, l'ho ordinato dal Belgio, mi è arrivato, pensa un po' te, no, io voglio quello lì. E niente, mi è arrivato quest'ampli, man. Però hai sbagliato chitarra, JP. No, ti dico perché. Ho portato papà al negozio, no? Che io non guidavo. Ho detto, papà, dobbiamo andare a prendere pure la chitarra adesso. E siamo andati al negozio, c'era la Les Paul, c'era varie Les Paul e vari Stratocaster, Telecaster, eccetera. E papà sicuramente ha parlato con il padrone del negozio lì e ha capito che la Les Paul costava molto di più della Strato, giusto? E allora hanno parlato, ma lui mi ha portato alla Strato e ha detto, guarda, così mi hanno convinto di prendere la Strato, non per i soldi, lui non me l'ha detto che costava di meno. Però mi hanno parlato dentro, mi ha detto no, tu comincia con la Strato perché ti devi ancora imparare, no? E io sono arrivato alla Strato così, se no mi prendevano la Les Paul. Certo. Invece ho cominciato con la Strato così. E poi ma mi serve quel suono un po' più distorto, perché mi si era cementato nella testa a me quel suono. E allora sono andato al negozio un'altra volta e ho comprato non so che era, un distorsore con riverbero Davoli. Era così, ma c'era distorsore e riverbero. E cazzo, distorsore, riverbero dentro il Marshall. Era perfetto, man. Ero Jimi Hendrix sicuro. Niente, ho cominciato così, Pier, da lì. E tu c'hai il mio cabinet lì e io ancora c'ho il mio Marshall qui. Ce l'ho con l'ampli. Grande. Sì, bellissimo. Invece per te, Pier, chi è stato il tuo colpo di fulmine? Diciamo che quando ero ragazzino adoravo parecchi chitarristi, parecchi gruppi, eccetera. Per dire, il mio primo album acquistato da me a 11 anni fu The Final Countdown degli Europe. Però diciamo che tra i vari gruppi c'erano i Queen, soprattutto, che mi piacevano, insomma, sono un amore in comune, no? Certo. E quindi stiamo parlando dei tempi di The Miracle, I Want It All, quelle cose là. Beh, uno dei dischi più belli. Però fu folgorante per me vedere live a Venezia i Pink Floyd in televisione, perché avevo 14 anni e quindi insomma non potevo arrivare fino a Venezia, anche se avevano organizzato il pullman da Farnese che partiva, arrivava su, però comunque ero veramente un bambino. Però vidi Gilmour live suonare, c'aveva un suono incredibile e io mi sono detto no, io devo assolutamente suonare la chitarra. Ma infatti quello che avete detto tutti e due, la cosa che va folgorato è stato proprio il suono, perché cioè il ragazzino va dietro a quello. Beh, non solo il ragazzino, in realtà è tutta una vita qua che è dedicata al suono, penso sia io che JP, con risultati ovviamente che spesso soddisfano al 100%, nel senso che io per esempio
per come sono fatto non sono mai soddisfatto al 100%, è uno dei motivi per cui cerco di spingere sempre più in alto. Però effettivamente il suono è la cosa che ti arriva, e è indissolubilmente legata al chitarrista, sia chiaro, non all'amplificatore della chitarra, cioè, che chiaramente fanno tantissimo, il chitarrista li sceglie proprio perché gli danno quel sound, però il suono è assolutamente legato al chitarrista, proprio come essere musicale. Come dicevi una volta, accendi un po' l'ampli, accendi, senti qualcosa? No. Perché non hai suonato ancora tu, giusto? Quindi Phil, la domanda rigirata a te, ma già si sa la risposta. Eh. Tu perché hai cominciato a suonare? E tu dici Paul Stanley? No, Paul e Keith No. sono venuti quasi da grandino, a dire la verità. Ah sì? Sì, Ok, sì. quindi la tua influenza prima allora qual è? Ho iniziato proprio con la musica per Elvis Presley, e quindi io nasco come così, proprio come intrattenitore, perché quando ancora non suonavo e non cantavo, in famiglia mi facevano vai, cantaci una canzone, mi mettevo un piede e Quindi iniziavo a fare. tu sul tavolino a fare tutte le cose di Elvis, Esatto. ti vedo, ti vedo proprio Poi adesso. dopo, poi dopo, dato che comunque ho iniziato a suonare, a cantare insieme, cioè proprio sono andato dal maestro e lui mi ha insegnato insieme, e il chitarrista era per me il primo, è stato Brian May, proprio mi ha folgorato, e quindi io fino a 17 anni di età, cioè i Queen, solo i Queen, Brian May, e infatti ho anche la Red Special replica, che è stata la mia prima vera chitarra. E poi dopo sono venuti Kiss, perché la mia prima band voleva fare le cover di Kiss, e da lì ho conosciuto quest'altro mondo più hard and heavy, e quindi da lì tutto l'hard rock, via discorrendo. Sì, gli inizi sono sempre la cosa più bella, però ecco la base, cioè di quando uno viene folgorato, ecco, questa botta di suono o di energia, no? Di Ma immagine. alla fine il rock è quello, no? Quello. È suono che ti trasmette energia. Esatto. Quindi, guarda, la stessa cosa a me poi quando ho visto le prime volte Slash suonare, o Jimmy Page delle Zeppelin, quindi non solo Gilmour, ma anche appunto Brian May, come dicevi tu, oppure quando è arrivato Van Halen nella mia vita, no? Sono sti botte di suono incredibili, e poi, sai, io alla fine, io sono un po' malato, però effettivamente, cioè, quell'energia là, quella specie di shock là, ho sempre cercato di trasmetterla poi attraverso il suono dei miei ampli. Esatto. Che te l'ho detto, sono solamente una minima parte del sistema suono, e quindi del suono di un chitarrista. Però sicuramente sono, diciamo, l'elemento essenziale che fa muovere l'aria, che poi arriva alle orecchie, che poi arriva al cuore, eccetera. Esatto, E assolutamente. poi arriva alle ragazze. Quello è normale. Tutto lì. E quello è il fine comune. Io mi ricordo questo, ok? Lasciato l'Italia, quindi da emigrante vado in Canada, perché pensavo che era tutto uguale. Canada e US per me era uguale, perché parlavano inglese, e detto, questo è tutto un mischio. E mi ricordo andai in Canada, e quindi ero piccolo, e andai al conservatorio Royal Conservatory of Toronto, a Toronto, no? E quindi sono lì, sto a cercare di diventare, non so perché l'ho fatto, perché già sapevo suonare la tastiera, allora adesso voglio diventare proprio serio. Quindi vado al conservatorio, mi ritrovo nella mia cameretta downtown Toronto da solo, ancora non so parlare inglese bene o niente, e sto lì a suonare, no, Chopin, pazzi qua, fai gli arpeggi, così, colà. E dopo mi ricordo, ho detto, ma io sto solo qua come un cane. Ma dove me lo porto sto piano? Non lo posso portare a nessun posto. Ma io le ragazze così non me le prendono. No, basta. Allora ritorno subito alla chitarra, in modo che con la chitarra mi posso prendere le ragazze. Certo.
Così mi ricordo. Proprio il fulmine, dico, oh, ma tu stai così, tu stai solo, attento, le ragazze non ti si prendono così. Allora no, sono la chitarra adesso. Ma è questo il rock and roll, quello è la vero rock and roll. Dai. Poi anche, cioè, sia a livello di suono, come dicevo prima, anche a livello visuale, cioè partendo da Jimi Hendrix, come diceva anche prima tu, Peter Frampton e so on, no? Cioè tutti quanti usavano questi muri di Marshall, no? Perché cioè, oltre che il grande suono era anche bello da vedere, quindi era, cioè, la coreografia, la scenografia proprio dei gruppi. E tuttora alla fine, se ci pensi bene, i palchi più belli sono quelli allestiti con solo amplificatori. Immagina il palco degli AC/DC. Esatto. Cioè, se non ci fosse manco una luce sarebbe bello lo stesso, perché sono tutti Marshall là dietro. Anche i Deep Purple al tempo c'avevano tutto Marshall, tutto, anche l'amplificazione, la PA, tutto era Marshall. Diciamo, ci sono rimasto male quando Brian May da 18 Vox ne ha usati solo 9, per dire. Quindi. Ma molti erano di riserva, dai. Certo. E quindi va bene, è stata comunque una bellissima chiacchierata con Pierangelo Mezzabarba e JP Cervoni o JP Cervoni from LA. Right. E salutiamo quindi il nostro pubblico italiano e passiamo in inglese adesso. Ciao belli. Ciao a tutti. Ciao.